Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come promesso faccio un breve recap per farvi vedere dove sono arrivato e dove ho deciso di fermarmi sull'integrazione della mia TV Samsung. Alla fine ho dovuto prendere un po' dal binding dell'API SmartThings e un po' dal binding ufficiale Samsung, perché anche alcuni oggetti dell'API SmartThings non funzionavano bene, come ad esempio il controllo del volume. Allora ho pensato di sfruttare una caratteristica di OpenHub, che è quella di rendere molto semplice l'unione di dispositivi fisici totalmente diversi e indipendenti in un unico oggetto smart home. Quindi ho creato il mio oggetto TV, che alla fine diventa l'equipment, che però le proprietà le prende da due oggetti, quindi da due things diversi, quindi things e canali. Quindi andiamo a vedere dove sono arrivato, cosa ho fatto e quali sono i problemi che ho trovato. Partiamo dalla fine questa volta, cioè questo qui è il risultato che ho raggiunto a livello di interfaccia sulla main UI di OpenHub. Qua di fianco vi faccio vedere anche la stessa cosa vista sulla sitemap sul telefono. Questo che vedete qui, appunto, come dicevo prima, è l'unione di canali che arrivano da sorgenti totalmente diverse. In parte ho preso dall'API SmartThings e in parte ho preso dal Samsung Binding ufficiale. Questo perché l'API SmartThings alcune cose non funzionavano. Ad esempio il controllo del volume sull'API SmartThings non funzionava, non si aggiornava e non riuscivo neanche a settarlo. Quindi ho deciso di prenderlo dal Samsung Binding. Comunque andiamo a vedere la configurazione che ho in questo momento. Quindi andiamo sui settings. Quindi, come vi dicevo, ho due oggetti, due things. Una è quella ufficiale del Samsung Binding e l'altra è quella che ho creato, che abbiamo creato insieme nel video precedente con l'API SmartThings. Nell'API SmartThings la configurazione ovviamente non l'ho toccata, quindi potete fare riferimento tranquillamente ai video precedenti per capire come si fa. E alla fine il binding HTTP per interfacciarsi con l'API. I canali che ho deciso di utilizzare sull'API SmartThings sono il controllo del canale, lo switch di accensione e spegnimento, anche se purtroppo non funziona come dovrebbe, e poi il recupero del nome canale. Per configurare questi canali non dobbiamo fare altro che seguire quello che è stato fatto nel video precedente e cambiando semplicemente la proprietà utilizzata, quindi il TV channel e l'eventuale comando che in base alla proprietà, che in teoria si chiama capability, può essere diverso. Prendiamo un esempio perché il canale l'abbiamo visto insieme. Prendiamo ad esempio lo switch, ha come nome capability switch e in questo caso ho utilizzato anche una transformation diversa perché questa particolare capability non ha bisogno dell'argomento del comando. Adesso ve la faccio vedere sul codice. Quindi fondamentalmente non devo dare neanche il nome del comando, quindi c'è un parametro solo. Giusto per farvi vedere, questa qua è la transformation per lo switch, dove ho la capability cap che mi arriva dal parametro, il comando che è cmd, che però, come vedete, il primo parametro mappa input. Il comando di questo canale è il valore dell'item, quindi fondamentalmente non ho bisogno delle altre proprietà che ho usato ad esempio per il TV channel. Quindi ho dovuto creare una trasformazione in più. Vabbè, ovviamente ho creato poi tutti gli item, quindi i point a cascata, inseriti tutti nello stesso equipment. Quindi se io vado a vedere questo item, vedo che come parent group ho l'equipment della TV, così come anche ad esempio il nome del canale. Se vado a vedere questo item ho lo stesso padre praticamente. E questo è per l'API SmartThings. Poi ho riattivato il binding Samsung ufficiale, configurato come abbiamo visto nei video precedenti anche in questo caso, e ho attivato i due canali volume e muto, perché con l'API SmartThings non sono riuscito a farli funzionare. Non mi dava nessun tipo di errore, però il comando non lo prendeva, e soprattutto se io lo cambiavo col telecomando della TV non mi dava l'informazione aggiornata. Quindi ho deciso di usare questi qua, che effettivamente sono quei pochi canali che funzionano sul binding ufficiale, almeno sulla mia TV. Quindi qui ho fatto la configurazione così come va fatta su questo binding. Ho solo avuto l'accortezza di andare ad inserire l'item, quindi il point, nello stesso equipment degli altri. In questo modo io sono in grado di avere un unico oggetto smart home che possiamo andare a vedere sul modello semantico.
che è questo TV soggiorno, che al suo interno ha tutte le proprietà indipendentemente da dove arrivano. Quindi questa è una cosa comoda, perché a livello logico nel mio sistema di smart home io ho una TV con un tot di proprietà. Poi il link dell'item con il canale definisce da dove arriva questa proprietà. Quest'altra cosa quindi fa sì che se vado nell'interfaccia autogenerata dalla main UI, nel mio oggetto televisione ho tutte le proprietà. Quindi al momento la mia situazione è questa, penso di fermarmi qua perché tanto non è che mi interessa tantissimo avere la TV integrata in OpenHub, però è stato più che altro un esercizio anche per utilizzare le API. Quindi al momento i problemi che ho sono che l'accensione della TV non si può fare. Si può fare lo spegnimento, ma l'accensione si può fare solo se la si fa entro un tot di tempo dallo spegnimento, perché se no la TV va in modalità deep sleep e quindi non è più raggiungibile in rete, neanche con i pacchetti Wake on LAN che servono normalmente a svegliare i dispositivi in rete che non sono direttamente raggiungibili con l'indirizzo IP. Da quanto ho letto sembra che sia un comportamento voluto per un discorso di risparmio energetico, però su alcune TV questa cosa la fa solo se si è collegata la TV col cavo Ethernet. Chi è collegato col Wi-Fi invece questa funzionalità la può utilizzare, quindi l'accensione da remoto funziona solo se sei collegato con il Wi-Fi. A me non piace avere la TV collegata col Wi-Fi, quindi questa cosa qua non la userò. Userò questa informazione solo per sapere se la TV è accesa o spenta ed eventualmente spegnerla. Poi un altro piccolo problema che ho notato è che non sempre l'aggiornamento arriva abbastanza rapido, nel senso che io ho messo i 5 secondi di loop dell'aggiornamento dell'API, però a volte quando cambio canale sulla TV ci mette anche un pochino più di 5 secondi a farmi vedere il cambio canale. Il muto invece funziona, il nome canale lo becca nel momento in cui mi arriva l'informazione del canale corretta e il volume anche funziona. Il cambio canale anche funziona, non è anche questo immediato, però funziona. Quindi diciamo che in linea di massima le funzionalità base più o meno ci sono, a parte il discorso dell'accensione della TV da remoto, che tra l'altro non funziona neanche se usi l'app SmartThings, è proprio un comportamento della TV. Detto questo, io mi fermerei qua col discorso dell'integrazione della TV Samsung, a meno che poi non vedremo che usciranno dei binding aggiornati un pochino più compatibili eccetera.